Il film Barry Lyndon, 1975, dal romanzo omonimo di William Makepeace Thackeray del 1844, sceneggiatura di Kubrick, è un grande affresco dell'Europa del Settecento, ma anche secolo di guerre e di rivoluzioni. Abbraccia infatti un preciso periodo storico che va dagli albori della Guerra dei Sette Anni, 1756, fino all'inizio della Rivoluzione francese. Ma soprattutto è un film sul rapporto tra amore e denaro e la parabola di un uomo legata alla sua fortuna. Il prologo inizia in Irlanda con il giovane orfano Redmond Barry che, convinto di aver ucciso in duello il pretendente della cugina che egli ama, per dimostrare che anche lui un giorno sarà qualcuno, fugge dal suo paese e finisce arruolato nell'esercito inglese, dove conosce ben presto gli orrori della guerra dei Sette Anni. Dopo la morte del paterno capitano Croghan, Redmond tenta di disertare e rientrare in Irlanda, ma viene intercettato da un ufficiale alleato e costretto ad arruolarsi nel durissimo esercito prussiano. Gli eventi che si susseguono, oltre all'incontro con Lady Lyndon, saranno molteplici, ma voglio arrivare direttamente al finale, che non è per nulla spoiler. Infatti, noi spettatori sappiamo già dalla voce over, prima che la pellicola si snodi, quale sia il destino del nostro. Barry finirà la sua vita povero, solo e senza figli. Redmond è il protagonista della sua storia, ma non della storia intesa come fatti storici. La penultima inquadratura su un carnet d'assegni in un film dominato dalle preoccupazioni economiche che interessano un po' tutti i personaggi stretti che ruotano attorno a Barry, ci mostra in bella vista la data della Rivoluzione francese, ossia il 1789. Non a caso la voce fuori campo commenta che poveri e ricchi, buoni e cattivi, adesso sono tutti uguali, a sottolineare quel livellamento sociale verso una democrazia che offre a tutti le stesse opportunità e in un certo senso quel livellamento economico che notiamo tra lo stesso Barry e Lady Lyndon. Interessante è l'analogia dell'istituzione della famiglia e dell'istituzione militare. L'esercito è una famiglia in cui i padri mandano al massacro i propri figli. La famiglia è un esercito in cui i figli tentano di ribellarsi agli ordini dei padri. Da qui si può notare, come un po' in tutti i suoi lavori, la visione del mondo di tipo scacchistico di Kubrick, ossia la competizione continua tra due individui, i due scacchisti, il cui scopo è quello di voler dominare in un determinato campo, l'emergere di quell'istinto omicida generato dall'ossessione del successo, dalla prevaricazione. La scacchiera associata spesso al concetto di morte che vediamo a più riprese per tutto il film grazie ai vari duelli. Il vincitore che prova euforia e eccitazione, il perdente che diventa depresso, proprio perché, come in una partita a scacchi, non ha la possibilità di muoversi, e questo concetto viene espresso attraverso l'immobilità dei personaggi stessi, in particolare di Barry, che viene offeso alle gambe. Insomma, un vero e proprio torneo che va avanti fino alla sconfitta intellettuale, oltre che fisica. Dovrebbe essere sulla carta un film caratterizzato da conflitti bellici e quindi di azione, proprio di questo genere storico, ma in realtà è caratterizzato da una lentezza prossima all'immobilità, con sporadici ma decisivi duelli brevi e diretti. Per così dire, più una preparazione a tavolino delle mosse prima ancora che la partita inizi. Un duello a prova di nervi che si protrae per giorni, a differenza dei duelli che si risolvono in pochi secondi. È la staticità che porta alla singola azione vincente, e deriva che l'esito della partita non può essere un pareggio, devono esserci per forza il vincitore ed il perdente. C'è bisogno altrimenti di una rivincita, così come accade nel duello tra Barry ed il figlio acquisito. Vi è per forza la repressione dei sentimenti in favore del successo. Infatti Barry non ama Lady Lyndon, ma la sfrutta per avere la posizione sociale a cui tanto ambisce. In Barry Lyndon ogni rapporto umano implica uno scontro, ogni duello implica un rischio, perfino ogni gioco implica un rischio. Il piccolo Brian, il figlio di Barry, muore per il suo desiderio di cavalcare un cavallo adulto. È ben nota l'ossessione maniacale di Kubrick per i suoi film e Barry Lyndon non è da meno. Se la prima sceneggiatura è pronta in 4 mesi, la pre-produzione dura un anno, passato a cercare tutte le locations nei dintorni di Londra. Kubrick non vuole allontanarsi più di 30 km dalla sua residenza, a costruire un archivio iconografico partendo dalla pittura dell'epoca, a rintracciare veri abiti d'epoca da utilizzare come modelli per i costumi, così che quando finalmente una troupe di 170 persone si sposta per 10 settimane in Irlanda, spendendo $2.500.000, il materiale girato rappresenta solo il 10% del previsto. C'è anche il problema di girare in veri castelli aperti ai visitatori, dunque potendo lavorare solo in orari particolari.
quello di dover controllare a distanza l'operato della seconda troupe, Kubrick non vuole andare in Germania, quello di consentire al direttore della fotografia, John Alcott, di approntare ciò che in gergo si chiama illuminazione naturale. Per girare gli interni a lume di candela vengono adattati alcuni speciali obiettivi Zeiss usati dalla NASA, che sono 100 volte più veloci di quelli in commercio, e le molte carrellate meccaniche e ottiche. Per una sola inquadratura ci vogliono 4 giorni. Nonostante l'operato dettagliato al fotogramma, la critica lo valuta come un raggelante documentario di 3 ore su 700 ed il pubblico, abituato ad aspettarsi da Kubrick il film di fantascienza, non lo apprezza, decretando il flop economico al botteghino. In conclusione, un film che dovete assolutamente vedere almeno una volta nella vita.